Una storia vera. Questa è la storia di una ragazza a cui ho tatuato una scritta, perché tutti, ma facile fare i disegni, allora puoi abbinarci le tecniche, i colori. Guarda che poi mi arrabbio, cioè ho dei problemi di gestione della rabbia, Pierino, quindi non... si possono abbinare tecniche, effetti, colori, magari nelle scritte io eviterei, però anche i colori, qualunque cosa si può abbinare veramente anche alla più piccola minchiata, anche ad una frase di 3 parole, 3, di cui una è una A, quindi... Storia vera, questa ragazza sta combattendo uno dei nuovi mali di questo secolo, immaginate voi quale. Ha iniziato questa lotta insieme a una sua parente, molto più grande di lei, parente che non ce l'ha fatta, non ha vinto questa lotta e quindi è morta. E poco dopo la sua morte lei è venuta da me proprio per tatuarsi sia questa sua lotta che sta portando avanti, sia il fatto che ha sempre combattuto insieme anche ad un'altra persona e anche al fatto che questa persona non c'è più. Come l'abbiamo fatto? Così. Ovviamente la frase l'aveva scelta lei, for a fighter, che andava a includere sia lei che l'altra ragazza che stava combattendo con lei. Tecnicamente parlando, cosa abbiamo fatto? Soggetto principale, una scritta. Ma la parola principale, fighter, che volevo che fosse ovviamente gigantesca e che tutta l'attenzione fosse lì, perché fore le due congiunzioni non è che ci servissero più di tanto, quindi fighter, gigantesca, volevo che fosse spezzata in due, collegata ma che fossero ben visibili due parti diverse, quindi ho fatto fight e ter uniti da questa H con la gamba lunghissima, proprio per creare due elementi, due persone, ma unite nella stessa battaglia. In più ho anche usato, se ci pensate, due calligrafie diverse, due font diversi, perché Fore l'ho scritto in stampatello, Fighter l'ho scritto in corsivo, in un corsivo bello strutturato, figo e istintivo, proprio perché nella battaglia si spinge e si va distinto, e questo Fore scritto in maniera totalmente diversa proprio va a distaccare le due cose, come se ci fossero due elementi divisi, uno che non c'è più ed è molto più strutturato, e il fighter è la battaglia che rimane gigantesca ed esplode. Ultima mini cosa, ho inserito anche delle piccole macchie d'inchiostro che appunto vanno a sporcare un'eventuale perfezione di questo disegno. Spero che si veda, anche perché è appena fatto, quindi magari tecnicamente tutti i dettagli tecnici non sono visibili, però non è per niente perfetto questo tatuaggio, fatto volutamente così, cioè è fatto come se fosse stato scritto a pennello, con quelle spennellate che un po' graffiano, un po' ci sono, un po' non ci sono, proprio perché volevo che questa fosse una storia vera e imperfetta, non c'è un cazzo di perfetto ad avere una battaglia così grande da portare avanti in una età così giovane. Quindi macchie d'inchiostro e tecnicamente il fatto di farlo imperfetto, grezzo, fatto a pennello, sporcato, non del tutto finito, mi va a raccontare proprio questa cosa che idealmente parlando poteva essere perfetta, fatta a pennino, un corsivo inglese delicatissima, ma invece la vita è fatta anche diversamente.